Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere come utilizzare la sezione simulazione filtri ND che ci mette a disposizione Intuitive. La troviamo premendo il tasto menu sul plugin e scendendo fino a simulazione filtri ND e GND. Premendoci sopra ci troviamo nella pagina apposita per andare appunto a simulare i filtri a densità neutra. Ora, prima di iniziare a vedere come utilizzarlo, capiamo perché dovremmo andare a simulare e non a realizzare sul campo. Ci sono diversi motivi che possono spingere a questa scelta. La prima può essere tranquillamente che magari ci troviamo in un determinato luogo durante un nostro viaggio, durante una nostra sessione fotografica e semplicemente non abbiamo con noi i filtri ND da poter sfruttare per ricreare queste lunghe esposizioni. Oppure magari siamo in possesso di un obiettivo ultra grandangolare come possono essere 14 mm, 8 mm, 10 mm che spesso e volentieri in base ai vari modelli non sono dotati della vite per andare appunto ad avvitarci sopra un filtro circolare e quindi in quel caso lì necessitano di appositi holder per andare a montare dei filtri a lastra. Siccome non ci sono degli holder veri e propri universali, ne vengono creati di diversi tipi e tante volte appositi per determinati obiettivi. In quei casi lì i prezzi vanno a lievitare moltissimo, può esserci anche la scelta di non andarli ad acquistare appunto per l'alto costo. Ora, che cosa ci serve per andare a simulare queste lunghe esposizioni? Qua noi possiamo leggere sui vari tastini carica 3 foto, carica 7 foto, carica 15, carica 30 foto, perché assolutamente le foto che dovremo fare dovranno essere non meno e non più di 3 nel caso dell'ND 8 a 3 stop, per l'ND 64 6 stop non meno di 7 e non più di 7, quindi perfettamente 7 foto come viene indicato qua sul tasto. Nel caso dell'ND 1000 saranno 15, nel caso del 32000 saranno 30. Queste foto che noi andremo a portare a casa a realizzare sul campo saranno praticamente identiche per ogni tipo di simulazione, quindi non saranno foto diverse in base al filtro che io vorrò andare a simulare. Nel caso dell'ND 32000 15 stop andremo a realizzare appunto 30 fotografie come in questo esempio, quindi se andiamo a selezionarle sono 30 elementi. Questi elementi dovranno essere identici. Che cosa vuol dire identici? Vuol dire che parametri di scatto, i dati EXIF dovranno essere gli stessi, quindi stesso diaframma, stesso tempo, stesso ISO, stesso bilanciamento del bianco, zoom, stessi millimetri, quindi identici. Quindi per far sì che siano identici gli scatti dovranno essere sicuramente fatti su treppiede. Quindi se noi andiamo a vedere un attimo una sequenza di questi scatti identici, vedrete che non cambiano quasi nulla l'uno dall'altro. Cambia il movimento delle acque, del mare, così come anche le persone tra uno scatto e l'altro potrebbero andare a spostarsi o a scomparire del tutto. Possibilmente farle anche abbastanza velocemente in modo che la luce non vada completamente a cambiare tra il primo scatto e l'ultimo, dal momento che si trattano di 30 scatti all'incirca, in base poi al filtro che noi andremo a simulare. Chiaramente se differisce tantissimo l'illuminazione poi anche il risultato finale ne andrà a pagare le conseguenze. Quindi una volta che noi abbiamo realizzato queste 30 foto sul campo andremo a premere il tasto carica 30 foto. Si aprirà una finestra con carica livelli. Premendo sul tasto sfoglia andremo a selezionare le foto sul nostro PC che ci interessano, in questo caso le seleziono tutte, sono 30. Mi raccomando, il numero deve essere esattamente quello che viene riportato sul tasto, perché sennò non partirà la funzione di simulazione. Meglio se già convertiti in JPEG, quindi in risultato finale. Il mio consiglio è di andare su Lightroom o su Camera Raw, editare il singolo file RAW, dopodiché copiare e incollare le impostazioni su tutti gli altri scatti. Dal momento che sono identici non dovrà cambiare
nulla tra le impostazioni di sviluppo. Dopo che avremo preso ok, il simulatore Intuitive incomincerà a lavorare per darci il risultato finale senza dover fare nient'altro. Ecco qua il nostro risultato finale. Ora invece andremo a vedere come utilizzare e applicare i filtri GND, quindi i filtri ND graduati, quelli che al momento dello scatto servono per andare a scurire la parte del cielo, quindi la parte più luminosa della fotografia. Sono quelli che per metà sono più scuri e man mano si vanno a sfumare fino a essere completamente neutri. Quindi abbiamo un GND 8, 3 stop, hard, vuol dire che avrà uno stacco a metà fotografia molto duro, mentre nel secondo tasto vedete che è medium, quindi sarà un attimino più sfumato lo stacco tra GND applicato e parte sottostante più neutra. Mentre il reverse che cosa vuol dire? GND 16 soft 4 stop, vuol dire che va a scurire di 4 stop, ma il reverse è generalmente utilizzato quando siamo proprio in ora di alba e tramonto, quando il sole è proprio in corrispondenza del nostro orizzonte fotografico. La parte più scura sarà quella centrale del filtro, quindi non potremo posizionarlo all'altezza della fonte luminosa, che sia frontale o più laterale. Qua possiamo provare ad applicare il GND8 hard, premiamo solo su applica, dovremo fare solo questo, vedete come si va a porre sulla fotografia scurendo la parte alta del cielo. Nell'altro esempio possiamo provare il GND16 medium 4 stop e vediamo come va appunto a recuperare parzialmente la zona del cielo.